ogni giovedì eccoci qua con la nuova prova a tempo. Questa volta siamo a bordo di un'autovettura stradale, la Chevrolet Corvette C8. Auto bellissima, molto potente, motore centrale e trazione posteriore, equipaggiate gomme sport medie. Siamo a Laguna Seca, quindi una prova tutta a stelle e strisce. Ed è abbastanza impegnativa, non vi dico a livello di Mount Panorama, lì avevo il mio Neo che la pista non me la ricordavo bene, Laguna Seca la conosco benissimo, l'unico mio problema in questa prova è che mi sto allenando con la Viper gruppo 3 proprio su Laguna Seca per un campionato che inizierà a settembre, quindi diciamo che avevo tutti i riferimenti sballati, ci ho messo 6 giri per entrare nell'oro e ho fatto una quindicina di giri in totale per arrivare a questo tempo. Come per la Maserati MC20 non vi sto lì a dare i punti di staccata perché non serve a niente. Dobbiamo, quando sono autostradali, innanzitutto capire come si guidano, perché se le guidate come le gruppo 3 e le gruppo 4 non farete nulla di buono. Queste auto vanno guidate con calma, vanno guidate come le nostre auto, perché fondamentalmente appunto sono auto stradali ma con tantissima potenza. Quest'auto come si comporta? Ha ovviamente un sovrasterzo di potenza proprio per i suoi cavalli e la trazione posteriore aiutata dal motore centrale, quindi molto peso al posteriore. Di contro in percorrenza curva sottosterza. Se non sapete bene la differenza di quello che vi sto dicendo, ho pubblicato un video proprio la settimana scorsa, se non erro, dove vado a spiegare cos'è il sottosterzo e il sovrasterzo, la differenza di percorrenza, accelerazione o frenata e come andare ad aggiustare i vari parametri quando il setup è libero. In questo caso ovviamente c'è il bilanciamento delle prestazioni, quindi non possiamo fare nulla, ma dobbiamo adeguarci a quello che troviamo. Che cosa ho fatto io? Innanzitutto l'ABS, la prima cosa che ho fatto l'ho messo su debole perché cerco di sfruttare la frenata in ingresso curva per farla scivolare dietro, per utilizzare questo peso al posteriore a mio vantaggio. Bisogna cercare di entrare subito in curva, mettere la macchina diciamo dritta per l'uscita curva prima possibile e dare il gas prima possibile. Cosa che è molto facile con un'auto da pista, molto difficile con le stradali, soprattutto come questa con poca deportanza. Quindi il mio consiglio: ABS su debole, arrivate sulle curve, la staccata, guardate bene nelle varie fasi della pista come a volte vado a modulare il freno sulla fase di staccata, perché quando sentite che l'auto sta partendo, che le gomme si stanno inchiodando, comunque dovete lasciarlo e riprendere al volo. La stradale, le auto stradali sono auto che si guidano molto a sensazione, si guidano molto a feedback, quindi è difficile spiegare tanti atteggiamenti da apportare, tante correzioni da effettuare, proprio perché a seconda della fase in cui si trova, non essendo un'auto da gara ma avendo 1000 reazioni completamente diverse in base allo stile di guida, è difficile andarvi a spiegare come controllare quella tipologia di reazione. Quindi fase di frenata, ABS, come ho già detto, mettetelo su debole, cercate di sfruttare il peso al posteriore a vostro vantaggio. Arrivate in curva, la staccata profonda, cercate, ovviamente anticipate l'ingresso curva perché avete gomme sport medie, quindi anticipate l'ingresso curva, tenete sempre il freno anche in curva, ovviamente andandolo a rilasciare, perché se lo tenete tutto l'auto andrà dritta. Andandolo a rilasciare cercate subito l'acceleratore. Qui viene la seconda fase per far girare l'auto, ovvero cercare il sovrasterzo, e la macchina di sovrasterzo ne ha tanto perché la potenza c'è e il grip non è il massimo. Quindi riuscendo a controllare queste sole due operazioni, so che sembra poco ma non è così, sarete velocissimi. Questa è la cosa da fare fondamentale. Non lasciate mai l'acceleratore se non in fase di frenata. Come state in ingresso curva, oltre a lasciare il freno, mentre lasciate progressivamente il freno, guardate bene nel giro veloce come faccio, cercate subito l'acceleratore, quindi andate a dare subito gas, ovviamente modulandolo, quindi il rilascio del freno con l'accelerazione. Questo è il gioco che vi farà essere veloci e l'unico che dovete fare. Quando avete preso confidenza con questo gioco, e ragazzi vale per praticamente tutte le stradali, a meno che non siano a trazione anteriore, ma quelle è l'antisportività, quindi è un'altra cosa proprio.
con tutte le stradali questo è il comportamento che di norma ci fa essere veloci, quindi se riuscite a controllare questo gioco sarete veloci. Guardate poi nel video dove vado a staccare, come vado a staccare, ma è una cosa successiva e non vi sto qui ad elencare ogni punto di staccata perché vi farei solo perdere tempo, già ve ne ho fatto perdere troppo. Vi dico solo l'ultima parte, diciamo, dal cavatappi, ovvero la curva sinistra-destra che scende, è la parte un po' più complessa. Lì al cavatappi vedete come arrivo in staccata, arrivo di seconda col freno, come vi ho detto, faccio girare l'auto, mentre vi do gas, passo subito alla quarta. Perché in discesa, se state in terza, come girate a destra, l'auto tenderà a girarvi e non riuscite in quel modo ad essere veloci perché avrete paura a premere l'acceleratore. Mettendo la quarta potete dare quasi tutto gas ed essere più veloci. Diciamo che a seconda dei giri che ho fatto o tenevo la terza o la quarta a seconda della velocità d'ingresso, però se riuscite ad essere veloci usate la quarta, per poi subito nella sinistra dopo tenete bene l'esterno, ritardate l'ingresso in curva lì. Io scalo in terza, tengo sempre costantemente l'acceleratore premuto, tardo a trovare l'interno curva, come vedo il cordolo vado sull'interno curva, rimetto la quarta. Questo fatelo in quasi tutte le curve, guardate bene nel video. In uscita curva andate a cercare sempre la marcia superiore, salvo eccezioni dove già la marcia è bassa, però se fondamentalmente in quella curva usereste la terza per uscire perché siete a metà regimi, usate la quarta perché siete comunque la coppia c'è, siete veloci e non avete il problema del sovrasterzo di potenza. L'ultima curva anche a sinistra è fondamentale, l'uscita curva, quindi non cercate la staccata all'ultimo momento quanto l'uscita curva veloce, cercate di arrivare sempre al margine più destro possibile, tardissimo, cercate di entrare il più tardi possibile, farla girare subito, sempre col gioco freno acceleratore, subito terza e via giù col gas, il prima possibile. Ripeto, sembra facile, ma dovete solo farlo e prendere pratica. Io come al solito spero di riuscire a darvi quei consigli che possono aiutare a migliorarvi, ma andiamo a vedere il giro veloce. Non un giro velocissimo, ancora mezzo secondo sicuro da scendere, ma sto ampiamente nell'oro e i tempi vi dico che non cambieranno perché Jeddah Racing, che è il numero uno con le auto stradali, già sta al primo posto, già ha dato mezzo secondo al secondo mondiale, quindi ragazzi diciamo che già si sono chiusi i giochi a livello di tempo, potrà migliorare lui, ma la percentuale con la quale cambia il tempo di riferimento per l'oro sarà bassissima, quindi se riuscite a stare nell'oro adesso potete stare, diciamo,
tranquilli. Spero come sempre di avervi aiutato ad ottenere l'oro. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Tutti i miei iscritti hanno diritto ad uno sconto del 20% per ogni acquisto presso la Cockpit Tech Solution, azienda che produce postazioni di guida e sedili anche completamente personalizzati. Scrivetemi a questa mail per ricevere il vostro coupon sconto. Ciao ragazzi, al prossimo video.